Ciao a tutti ragazzi, che voi siate appassionati o no del marchio Volkswagen, avrete visto nel corso della storia come per i modelli più sportivi tipo la Golf GT o la Golf R, la casa tedesca abbia sempre mantenuto delle linee estetiche abbastanza pacate, diciamo anche sottotono, rispetto magari agli altri concorrenti come Renault con la Megane RS o come Honda con la Civic Type R. Di questa tipologia di auto conosciamo benissimo le prestazioni, sappiamo che cosa nascondono sotto al cofano, ma ogni casa automobilistica appunto esterna questa sportività, esterna questa potenza in modo suo. I designer Volkswagen infatti hanno da sempre esternato la sportività dei modelli più aggressivi di Volkswagen, rimanendo sempre dentro i loro schemi. Questa è la prima Golf GT che io abbia mai avuto. Ho acquistato una GTD, ma parliamo del 2016, era una MK7. Mi ero trovato benissimo con quella macchina, ovviamente la Volkswagen è sempre la Volkswagen, ma io non sono un fedelissimo, cambio spesso macchine, infatti prima di questa avevo una 308 GT. Questa GT l'ho presa a scatola chiusa, non avevo mai vista una dal vivo, avevo visto solo passare per strada alcune Golf 8, ma onestamente non mi piacevano per niente, queste linee soprattutto sul frontale non mi attiravano, infatti mi stavo muovendo per acquistare una GT 7.5, ne avevo 2 o 3 sotto mano, ma alla fine ho scelto per optare per la 8, soprattutto per gli interni che invece da internet, guardandoli bene anche sul configuratore, mi avevano veramente entusiasmato. Mi piace molto l'elettronica, mi piacciono molto i monitor e all'interno di questa macchina sto davvero a mio agio. Tra l'altro questa macchina non l'ho neanche ritirata al concessionario, me l'hanno portata a casa, quindi l'ho vista arrivare dalla strada principale e quando ho visto il frontale mi sono subito innamorato di questa macchina. Tutt'oggi è la macchina più bella che io abbia mai comprato e ne ho avute veramente tante, fidatevi, e tutte rimanendo sullo sportivo, non sono un tipo da macchine normali. Dopo diversi mesi di utilizzo ho imparato a fare l'occhio con le linee di questa macchina. Devo dire che il frontale veramente mi piace, è bellissimo sia come è stato disegnato sia di giorno che di notte con i gruppi ottici. I gruppi ottici sono veramente aggressivi, rappresentano l'anima di questa macchina. Forse quella barra dritta sulla mascherina non l'avrei messa, però tuttavia non sta neanche tanto male. Molto bello invece il design dei faretti fendinebbia. Le fiancate bene o male rispecchiano quelle di tutte le Volkswagen, sono praticamente uguali a quelle della 7. Ci sono queste parti del passaruota piatte che dicono proprio installa dei passaruota allargati e allarga la carreggiata della macchina, ma sono cose che in Italia nemmeno si possono fare. Il posteriore tuttavia è quello che mi ha lasciato la bocca amara, lo trovo privo di personalità e di grinta. Ha sì il doppio scarico da Golf GT destro-sinistro, ma al di là del logo GTI sotto allo stemma Volkswagen è tale e quale alle altre Golf. Ogni volta che compro una macchina dico su questa non ci faccio niente, la lascio così perché è bella. Ma come passa il tempo cambio sempre idea e infatti ho deciso di dare una sistemata al posteriore comprando questo. Lo porterò in carrozzeria per la verniciatura, quando sarà pronto lo monteremo insieme.
la prima cosa da fare per togliere il vecchio è smontare 4 viti Torx. Ce ne sono 2 T25 qui sotto i passaruota delle ruote posteriori e 2 T15 qui sotto al sottoparaurti proprio. Le viti sotto al paraurti in realtà sono di plastica, quindi non serve nessuna forza eccessiva e state attenti a non spanare la testa. Queste tengono, questa parte in plastica non è nient'altro che uno stop, chiamiamolo così. La vite spinge, i perni dentro si allargano, vedete? E non permettono a questa rete di chiudersi come invece si sono chiuse adesso per sfilarlo. Qui dietro al passaruota, iniziamo dall'esterno del sottoparaurti, troviamo le linguette nella parte alta del sottoparaurti. Vedete che c'è una parte sopra, un piccolo perno che va premuto e spinto verso l'alto. Ovviamente dovremo usare un utensile per fare questo. Consiglio quelli in plastica, come questo, in modo da non fare danni alle parti plastiche e metalliche della macchina. In tutte e due le parti basse qui c'è un'altra clip, diciamo nascosta. Questa per toglierla dovete fare questo lavoro, quindi inserire l'inserto e tirarla fuori. Si riesce anche con una mano, vedete, eccola qui, quindi con 2 mani farete ancora meglio. Per farvi capire meglio ve le faccio vedere da fuori smontate. Questa è l'aletta che vedete nella parte bassa. Questi due sono a incastro. Per sfilare questi dovrete tenere il sottoparaurti spinto verso lo scarico e tirato indietro, quindi da fuori. L'ultima linguetta è questa qui sopra, che è morbidissima. Mentre sfilate il paraurti da sotto, con la mano all'interno tenete la linguetta abbassata e verrà fuori. Arrivati a questo punto, quindi, con queste linguette tolte, dovremo farlo dall'esterno, perché all'interno non c'è spazio per andare a premere e a fare pressione sulle linguette. Quindi mettiamo del nastro da carrozziere sulla parte verniciata e con l'utensile in plastica che vi ho fatto vedere prima aiuteremo man mano a sganciare dall'esterno verso l'interno. Puliamo bene la parte nascosta perché sono malato. Vado a prendere il sottoparaurti nella carrozzeria che sta proprio qua a fianco. Dopo più di un'ora e mezza di aggiustamenti sono riuscito finalmente a mettere il sottoparaurti. Sono soddisfatto al 70%, non è molto rifinito, questo è un sottoparaurti in vero resina. Me l'aspettavo che andasse meglio, invece ho dovuto lavorare su tutte quante le alette che vi ho fatto vedere prima, farle più piccole e metterci delle grip all'interno che lo tenevano.
Anche per quanto riguarda la parte sotto ho dovuto fare degli adattamenti, quindi fondamentalmente non è un sottoparaurti plug and play. Ovviamente contesterò dove l'ho comprato, il prodotto che mi hanno venduto. Il risultato estetico invece è soddisfacente, mi ritengo soddisfatto. È bello, è quello che volevo e ho messo quello che mancava a questa macchina, quindi un po' di grinta al posteriore. Il vostro pensiero invece? In linea con i designer Volkswagen, o anche voi vorreste che usassero un po' di più sulle linee, che facessero un po' più notare la vera potenza dei modelli prestazionali del marchio tedesco? Vero è che nel futuro prossimo la mobilità sarà totalmente elettrica e nonostante Tesla in primis abbia dimostrato la reale potenza dei motori elettrici di gran lunga superiore a quelli termici, ma non solo a livello di prestazioni ma soprattutto a livello di efficienza energetica. Infatti un motore termico trasmette in movimento intorno al 40% della potenza ottenuta nella camera di scoppio del motore, mentre un motore elettrico trasmette in movimento più del 90% della potenza prodotta. Tuttavia faccio fatica ad associare la parola sport a un motore elettrico. Faccio fatica perché pensare a uscire da una curva a full gas e sentire un ronzio invece che sentire un suono stridulo, un urlo di un motore aspirato a benzina o rauco di un turbo benzina, arrivare su una curva, fare una staccata e tirare giù 2 marce, invece lì il cambio non c'è. Devi pensare a recupero energia in discesa. Non lo so, non sono pronto ancora a questa cosa. Sicuramente mi adatterò. Comunque questa transizione non sarà così veloce come dicono, parlano di 2035, ma già adesso post pandemia hanno difficoltà a consegnare le auto nuove con i motori termici. Quasi tutte le case automobilistiche hanno tempi di consegna superiori a un anno. Leggo anche nei forum Volkswagen di utenti che dopo 13 mesi non hanno ancora la macchina in catena di produzione. Non ci sono i componenti, soprattutto le componenti elettroniche sono veramente scarse. Tutte le maggiori case produttrici di chip e comunque di materiali elettronici si sono spostate in Cina nelle ultime decine di anni. Abbiamo dato alla Cina il completo controllo di quasi la totalità della produzione mondiale. Noi produciamo le briciole, perché? Perché lì gli costava meno. Adesso ne paghiamo le conseguenze. Termiche o elettriche, comunque le case automobilistiche continueranno a fare dei modelli sportivi. Voi come li vorreste? Con uno stile conservativo come questo di Volkswagen o con uno stile molto più appariscente tipo quello della Civic Type R che abbiamo visto all'inizio? Lasciatemelo nei commenti. Nel frattempo continuo a godermi questo modello termico. Quella che ho fatto è stata una piccola modifica estetica per colmare, come vi dicevo, un vuoto per me abbastanza poco digeribile. La prossima che arriverà invece, perché già ho deciso l'altra, sarà una modifica un po' più invasiva, sarà una modifica meccanica, ma non vi faccio spoiler. Se volete sapere cosa farò, se volete vedere come si fa, iscrivetevi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo con i vostri amici. Ciao ragazzi, alla prossima!